Ci ritroviamo anche oggi sul mio canale. Ciao a tutti, agli miei amici dell'arte del fatto umano. Il mio canale è YouTube di Tutorial Uncinetto. Innanzitutto ringrazio tutti quelli che mi stanno sempre seguendo e chi gli fa piacere magari può dare un'occhiata a qualche altro tutorial del mio canale. Se gli fa appunto, se la cosa è gradita, può iscriversi, così mi aiuterete a proseguire con questa mia passione. A voi non costa niente, per me un'iscrizione, un like, un mi piace per me conta molto, perché appunto mi dà la possibilità di andare avanti. Niente, chiudiamo questa parentesi. Io ho iniziato a fare delle cosette di Natale perché non ho molto tempo e quindi mi serve del tempo. Ho iniziato un pochettino presto e questa che vi voglio far vedere oggi per me è una cosa meravigliosa. Scusatemi se esagero, ma ho provato a fare questo punto e per me è molto fine, molto bello. Ho pensato di fare un qualcosa che può essere anche per le giornate appunto di Natale, dell'ultimo dell'anno e delle nostre feste natalizie. È una sciarpa oppure una stola realizzata con un filato. Guardate, io ho usato un filato che avevo in casa, dopo ve lo vado a spiegare, con il lurex. Appunto è una cosa molto molto leggera, però tiene caldo, è molto elegante, appunto con questo lurex, che si può anche mettere magari se vogliamo usare un vestitino senza, con le spalline per l'ultimo dell'anno, oppure qualcosa, anche un accessorio per arricchire appunto anche un semplice top con un bollerino da avvolgere intorno al collo. Dunque, ora vi vado a spiegare che il motivo è semplicissimo, veramente semplice, perché anche si ripete in maniera, vedete, quindi le partenze saranno, il pezzettino è questo, quindi io vi farò vedere a fare questi giri, le partenze sono sempre poi quelle che si ripetono. Nel mio caso verrà circa 1,5 m, 1,60 m, però basta allungarsi, cioè ripetere i motivi per ehm, rendere la vostra stola o sciarpa della misura, della dimensione che volete, quindi sia in larghezza che in lunghezza. Facilissima. Allora, il filato che ho utilizzato è un acrilico che avevo in casa, un acrilico della metratura di 380 metri ogni 100 grammi, lavorabile con il 3, non di meno, perché sennò vedete diventa troppo traforata. Però è molto, diciamo, spumoso come quindi riempie anche quando vado a fare la maglia alta, mi riempie bene. Allora, questo è appunto un acrilico lavorabile con il 3, per chi ha la mano troppo stretta anche 3,5, e 380 metri in 100 grammi. Ne sto usando veramente poco perché mi piace questo filato, mi piace in particolar modo. È quello rosso, ma potete farla in qualsiasi colore. Poi appunto utilizzerò un uncinetto del numero 3 e ho una forbice semplicemente per tagliare le codine. E beh, se volete dare una misurazione con il centimetro, oppure potete anche semplicemente provarvela, insomma, come volete, ecco. Allora, niente, questa stola, adesso togliamo le nostre palline di Natale. Questa stola o sciarpa va iniziata dal centro dietro, quindi facciamo una catenella in cui andremo a lavorare andando in alto, vedete, e termineremo semplicemente la stola, vedete, con un giro che dopo vi faccio vedere, che è già finita così. Poi gireremo, naturalmente questo sarà la metà della lunghezza totale, quindi dei motivi. Io per esempio ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, dall'altra parte andrò a fare altri 6 motivi, quindi se voi vi fermate a 6 di là farete 6, se vi fermate 7 di là farete 7, quindi andremo a girare il nostro lavoro, ricominceremo sulla catenella d'inizio, qua uscirà un motivo intero particolare nel centro e proseguiremo dall'altro lato lavorando nello stesso modo fino ad arrivare alla lunghezza totale della vostra sciarpa. Poi andremo a fare
una piccola finitura dei lati, nei due lati lunghi. Quindi è una cosa semplicissima da realizzare, a me è piaciuta veramente molto 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 fine. Immaginate una sciarpina anche più piccola, io ho fatto 4 motivi, ma potete fare anche 3, una sciarpina proprio, proprio un accessorio per abbellire, però può anche tenere caldo. Allora, adesso vi spiego. Io farò una catenella di 61 maglie che corrispondono a 3 motivi per farvi vedere appunto la lavorazione. Se volete farla grande come la mia, aggiungerete 20 catenelle, quindi 81, 61 3 motivi, 81 4 motivi. Se volete fare una bella stola, io aggiungerei altri 2 motivi, quindi sono al 61 di partenza dei 3 motivi dovete sempre aggiungere 20 20 20 20, quindi 61 3 motivi, 81 4 motivi, 1 2 6 motivi, andremo ad aggiungere altri 40, quindi 81 101 121 per fare una bellissima stola, ma veramente molto bella, perché questo è veramente una bella lavorazione. Bene, iniziamo, spero di essere stata chiara, iniziamo il nostro tutorial. Ecco, adesso iniziamo la catenella d'inizio. Vi dico che poi la quantità che ho usato ve la metterò nelle informazioni, dove c'è scritto altro sotto il video. Adesso hanno messo, non c'è più la freccetta, hanno messo la parolina altro, che schiacciate, cliccate su altro e vi si aprono le informazioni. Questo vale per tutti i video. Questa catenella d'inizio deve essere morbida, perché quando andremo a riattaccarci dall'altra parte, se tira poi si vede il centro della stola, si vede tirare, quindi meglio che sia morbida, e così non vedete questo effetto. Allora io faccio, vedete, il mio nodo d'inizio, inizio a lavorare 61 catenelle, che sono l'equivalente, cioè servono per 3 motivi. Invece nella mia sciarpa sono 81 e 4 motivi. Per la stola c'è 121, 6 motivi. Allora iniziamo, vedete, a fare le 61 catenelle. 2 3 4 5 6, sto un po' morbidina, 7 8. Se avete la mano stretta, cercate comunque questa catenella di farla morbida. 9 e 10, 11. Fatte le 61 catenelle, proseguiamo nel primo giro. Andiamo a lavorare altre 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Carico il filo, conto, torno indietro contando 6 catenelle. 1, 2, 3. Allora 1, 2. Entro nella settima catenella e faccio la prima maglia alta. Seconda maglia alta, carico il filo nella seconda catenella, carico il filo, terza maglia alta nella terza catenella, nella seguente, insomma. Cinque catenelle di separazione, 1 2 3 4 5. Carico il filo, salto 5 maglie di base, 1 2 3 4 5. Nella sesta vado a fare una maglia alta. 5 catenelle di separazione, 1 2 3 4 e 5. Carico il filo, salto altre 5 maglie di base, quindi 1 2 3 4 5. Nella sesta vado a fare una maglia alta. Carico il filo, maglia alta nella maglia successiva. Carico il filo, maglia alta nella maglia successiva. Ora facciamo 3 catenelle di separazione. 1 2 e 3 e ricominciamo la lavorazione. Quindi carico il filo, salto 3 maglie di base, 1 2 3. Nella quarta vado a fare la maglia alta, carico il filo, maglia alta nella maglia seguente, carico il filo, maglia alta nella maglia seguente,
nella catenella, in questo caso perché siamo sulla catenella. 5 catenelle di separazione, 2, 3, 4, 5, carico il filo, salto 5 maglie di base di catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta, che si vede male, mi si è ringarbugliato il lurex, ecco, nella sesta vado a fare la maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, carico il filo, salto 5 maglie di base, 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta vado a fare la maglia alta, maglia alta nella catenella seguente, maglia alta nella catenella seguente, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, carico il filo, salto 3 maglie di base e di nuovo faccio un altro motivo, quindi salto 1, 2, 3, nella quarta inizio il terzo motivo, nel mio caso sono 3 nel campione, quindi faccio una maglia alta, carico il filo, maglia alta nella seguente, carico il filo, maglia alta nella seguente, cinque catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5, carico il filo, salto 5 maglie di base, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta vado a fare la maglia alta, 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4, 5, carico il filo, salto 5 maglie di base, 1, 2, 3, 4 e 5, nella sesta vado a fare una maglia alta, carico il filo, nella seguente una maglia alta, carico il filo, nella seguente una maglia alta e terminiamo lavorando una catenella, carico il filo, salto la maglia di base, vado nell'ultima seguente e faccio la maglia alta. Ecco qua. Adesso giriamo il nostro lavoro. Ora facciamo un giro identico a quello che abbiamo appena lavorato. Mi alzo con 4 catenelle, 2, 3 che sostituiscono una maglia alta, 1 di separazione, 4. Carico il filo, vado sulle maglie alte lavorate sotto nel giro precedente e faccio le 3 maglie alte, una per ogni maglia lavorata. 1, 2 e 3. Avevamo le 5 catenelle, quindi faccio le 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Vedete, lo faccio uguale, carico il filo, vado sulla, salto l'arco e vado sulla maglia alta e vado avanti così lavorando come il giro sottostante, uguale identico fino alla fine del giro. Ecco, vedete che ho lavorato un altro giro uguale, dove c'erano le 5 catenelle ho fatto le 5, dove c'erano le 3 ho fatto le 3. Vedete? Alla fine del giro fate le ultime maglie alte, vado a fare una catenella, carico il filo e mi vado a chiudere nella seconda catenella di questa, vedete, questo erano 6 catenelle, vi ricordate all'inizio. Giriamo il nostro lavoro. Prossimo giro, mi alzo con 5 catenelle, 1, 2, 3 che sostituiscono una maglia alta, 2 di separazione, 5. Carico il filo, vado a lavorare sulla maglia alta sottostante, faccio una maglia alta. Carico il filo, vado a lavorare sull'altra maglia alta seguente, faccio una maglia alta. Carico il filo, vado a lavorare sulla maglia alta seguente sottostante, faccio la maglia alta. Quindi ripetiamo un'altra volta, vedete come si trova. Qui invece andiamo a fare 4 catenelle, 2, 3,
4. Andiamo a stringere questa foglia. Carico il filo, salto l'arco, vado sulla maglia alta, vedete, centrale, e faccio la maglia alta. 4 catenelle, 2, 3 e 4. Carico il filo, vado sulle maglie alte, vado a lavorare 3 maglie alte, una per ogni maglia sottostante. 1, 2 e 3. Dove c'erano sotto, vedete, le 3 catenelle, qua adesso invece andiamo a farne 5, quindi 1, 2, 3, 4, 5, quindi 4 all'interno qua del motivo e 5 tra un motivo e l'altro, e vado a ripetere, quindi vado a fare, carico il filo, le 3 maglie alte sulle 3 maglie alte sottostanti, una, ho cambiato solo un po' la disposizione in questo giro delle catenelle, 2 e 3, quindi qua 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, carico il filo, vado sulla maglia alta, faccio la maglia alta, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, carico il filo, vado sulle maglie alte, faccio le maglie alte, le 3 maglie alte, come si trovano, 1, 2 e 3. Ora tra un motivo e l'altro facciamo le 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5, carico il filo, vado sulle maglie alte e faccio le maglie alte, e andate avanti così fino alla fine del vostro giro. Ecco, vedete, alla fine del giro vado a fare 2 catenelle, carico il filo, vado a fare una maglia alta nella seconda catenella sottostante. Giriamo il nostro lavoro. Nuovo giro. Mi alzo con 5 catenelle, 3 che sostituiscono la maglia alta, 2 di separazione, 5. Carico il filo, vado sulle maglie alte, lavoro ancora le maglie alte, quindi la prima nella prima sottostante, carico il filo, la seconda nella sottostante, terzo nella sottostante. 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado sulla maglia alta e faccio una maglia alta, stiamo stringendo, vedete, la foglia, 2 catenelle di separazione, carico il filo, salto l'arco, vado sulle maglie alte e vado a fare le 3 maglie alte, un po' di filo, 1, 2 e 3. Ora siamo tra un motivo e l'altro, vedete, abbiamo finito una foglia, siamo tra un motivo e l'altro, vado a fare 3 catenelle, dove avevo le 5 catenelle, tra un motivo e l'altro, carico il filo nella terza, che è quella centrale, vado a fare 2 maglie alte, nello stesso punto di base, la prima, carico il filo, e la seconda. 3 catenelle di separazione, ricomincio la lavorazione, vado sulle maglie alte, faccio le 3 maglie alte, una per ogni maglia sottostante, 2, 3 e ricomincio con la lavorazione della foglia, quindi 2 catenelle, maglia alta sulla maglia alta centrale, 2 catenelle, vado sulle maglie alte, lavoro le maglie alte, 1, 2 e 3. 3 catenelle di separazione, carico il filo, vado nella terza delle 5 dell'archetto e faccio le 2 maglie alte nello stesso punto di base, 1 e 2. Tre catenelle di separazione e vado avanti con la lavorazione, vado sulle maglie alte e faccio le maglie alte fino alla fine del giro. Sono alla fine del giro, faccio 2 catenelle,
di separazione, carico il filo, qui avevamo le 5 maglie alte, salto 2 catenelle, vado nella terza, vado a fare la maglia alta. Ecco qua. Giriamo il nostro lavoro. Nuovo giro, in questo caso siamo al quinto, adesso partiamo col quinto. Mi alzo con 8 catenelle, 1, 2, 3 che sostituiscono una maglia alta, scusate, e 5 di separazione, 4, 5, 6, 7 e 8. Carico il filo, vado sulle maglie alte. Nella prima lavoro una maglia alta, nella seconda lavoro una maglia alta, nella terza lavoro la maglia alta. Carico il filo, vado direttamente, vedete, salto in le 2 catenelle l'archetto, vado sulla maglia alta, andiamo a chiudere, vedete, la punta di questa foglia, quindi non faccio più catenelle, faccio la maglia alta direttamente e da qui direttamente carico il filo, vado sulle maglie alte saltando l'arco di 2 catenelle e vado a fare le mie solite 3 maglie alte, una per ogni maglia sottostante, 2 e 3. 5 catenelle di separazione, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo, vado su queste 2 maglie alte e vado a fare 2 maglie alte, una per ogni maglia alta sottostante, una, la seconda nella seconda. Cinque catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Carico il filo, vado sulle maglie alte, siamo già al secondo motivo, e faccio le 3 maglie alte, una per ogni maglia sottostante, 2 e 3. Carico il filo, vado direttamente sulla maglia alta centrale saltando l'arco di 2 catenelle, faccio una maglia alta. Carico il filo, salto l'archetto di 2 catenelle e vado direttamente sulle 3 maglie alte seguenti, faccio le 3 maglie alte come si trovano, quindi una sulla prima, una sulla seconda sottostante, una sulla terza sottostante. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo, salto l'arco, vado nelle 2 maglie alte e faccio una maglia alta nella prima e una maglia alta nella seconda. 5 catenelle e vado avanti con la mia lavorazione fino alla fine dei miei motivi. Ecco, sono alla fine, vedete, del giro, ho fatto le ultime maglie alte, adesso vado a fare 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5, vado a fare una maglia alta, carico il filo nella terza catenella, quindi salto 2, nella terza catenella vado a fare la maglia alta e chiudo il giro. Giriamo il nostro lavoro, adesso cominciamo a fare, io l'ho chiamato l'albero della vita, questo motivo qui con i pipiolini, vedete, che a me sembra proprio l'albero della vita. Adesso andiamo a farlo, giriamo il nostro lavoro e cominciamo. Allora, lavoro 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta più una alla quarta di separazione, carico il filo, qui abbiamo le 5 catenelle, vado direttamente nella prima proprio vicino alla maglia alta e faccio una maglia alta, 3 catenelle di separazione, vado a chiudere il pipiolino alla base della chiusura qua che abbiamo appena chiuso la maglia alta e lo chiudo con una mezza maglia bassa, una catenella di separazione, carico il filo, vado nella catenella seguente e faccio una maglia alta, ancora il pipiolino, quindi le 3 catenelle chiuse alla base della chiusura della maglia appena lavorata, della maglia alta appena lavorata, la chiudo con la, vedete, con la mezza maglia bassa e lavoriamo 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. E qui ci viene nell'angolo, ci viene nel lato esterno e anche dall'altra parte ci viene una mezza
mezzo albero della vita. Allora adesso carico il filo e vado direttamente sulle maglie alte a lavorare e lavoro una maglia alta sulla prima maglia alta, una maglia alta sulla seconda maglia alta, sulla terza, sulla centrale e sull'altro, prima dell'altro gruppetto, le vado a chiudere insieme, quindi carico il filo, 3 maglie alte chiuse insieme, vado nella prossima, chiudo metà, ok, carico il filo, vado sulla maglia alta centrale, chiudo metà, carico il filo, vado sulla prima del gruppetto seguente di 3 maglie alte, chiudo metà, ok, e chiudo tutto insieme. Le 2 rimanenti le vado a lavorare singolarmente, quindi una sulla penultima maglia alta e una, vedete, sull'ultima. Tre catenelle di separazione, 1, 2, 3. E adesso andiamo a fare il nostro albero della vita intero. Carico il filo, vedete qui c'era un archetto di 5 catenelle, salto le prime 3, vado nella quarta e faccio una maglia alta, un picciolino, 1, 2, 3, sempre chiuso alla base della chiusura della maglia alta appena lavorata, con la mezza maglia bassa vado a chiudere sempre i picciolini di questo lavoro. Una catenella di separazione, carico il filo, maglia alta nella quinta catenella che è la seguente di questo arco, vedete, un altro picciolino, 1, 2 e 3 catenelle, lo vado a chiudere, una catenella di separazione, carico il filo, qui abbiamo le 2 maglie alte, vado a lavorare sulla prima una maglia alta e sulla seconda una maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, vado, qui avevamo l'arco di 5 catenelle, vado nella primissima catenella vicino alla maglia, dopo la maglia alta, e faccio una maglia alta. Faccio il mio picciolino, 1, 2 e 3, lo vado a chiudere, una catenella di separazione, carico il filo, vado nella catenella seguente di questo arco di 5 e faccio la maglia alta, picciolino, 1, 2, 3, la vado a chiudere come sempre con la mezza maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Adesso vi faccio vedere l'inizio, vedete, dell'albero della vita. Ok, carico il filo, andiamo sull'altro motivo. Qui abbiamo le 3 maglie alte, le prime 2 le vado a fare normali, 1 e 2. E queste 3 centrali le vado a chiudere insieme. Quindi carico il filo, chiudo metà, carico il filo, chiudo metà, carico il filo, chiudo metà e chiudo insieme. E vado a lavorare le altre 2 normalmente che mi restano, vedete, di questa foglia. Quindi una maglia alta e seconda maglia alta sull'ultima sottostante. Vi faccio rivedere a fare l'albero della vita perché è un po' complicato, cioè è facile però c'è da stare attenti. Allora 3 catenelle di separazione e cominciamo a lavorare l'albero della vita. Carico il filo, arco di 5 catenelle, salto le prime 3, vado nella quarta e faccio la maglia alta, un picciolino, 1, 2 e 3, lo chiudiamo, una catenella di separazione, carico il filo, vado sulla catenella seguente, la quinta dell'arco, e faccio la maglia alta, faccio il picciolino, 1, 2, 3 e la vado a chiudere, una catenella di separazione,
Carico il filo, vado sulle 2 maglie alte e faccio 2 maglie alte, una per ogni maglia, la prima e la seconda. Una catenella di separazione. Carico il filo, vado nella primissima catenella dell'arco di 5 seguente e faccio una maglia alta. Okay. Un picciolino, 2, 3. È più facile a farsi che a dirsi, Lo chiudiamo. Una catenella di separazione. Carico il filo, vado nella seconda catenella seguente di questo arco di 5, faccio la maglia alta e il picciolino, 1, vediamo un po' il filo, 2 e 3, lo chiudiamo. E anche questo albero della vita l'abbiamo già fatto. E faccio le 3 catenelle di separazione e vado avanti sulla foglia, a chiudere la foglia, e vado avanti fino alla fine dei vostri motivi. Alla fine, vedete, della chiusura dell'ultima foglia andiamo a chiudere il giro, facciamo le 3 catenelle, 1, 2 e 3. Carico il filo, salto 3 catenelle, 1, 2, 3. Sì, dunque questa qui, vado nella, non voglio confondermi, 1, 2, 3, vado nella quarta e faccio una maglia alta, il picciolino, 1, 2 e 3, lo vado a chiudere, una catenella di separazione, carico il filo, faccio la maglia alta nella catenella seguente, la quinta, faccio il picciolino sopra, 1, 2 e 3, lo chiudo, una catenella di separazione, carico il filo, vado nella catenella seguente e vado a fare, chiudo il giro con una maglia alta. Non preoccupatevi se vedete che va verso di là, vedete, ma è normale, poi va a stringersi. Giriamo il nostro lavoro. Altro giro. Mi alzo con 5 catenelle, 3 che sostituiscono la maglia alta più 2 di separazione, 3, 4, 5. Carico il filo. Allora, vedete che qua c'era una catenella, vado direttamente, vedete, in questo primo arco, in questo primo, diciamo, spazio, e faccio la maglia alta. Il picciolino, 1, 2, 3. Adesso andiamo a fare 2 catenelle di separazione. Solo il primo giro dell'albero della vita ha una catenella di separazione tra una maglia alta e l'altra. Adesso andiamo a farne 2, quindi 1 e 2. Carico il filo, salto, sorpasso il picciolino, vado qua nel secondo spazio e faccio la maglia alta. Faccio il picciolino, sempre solito sulla chiusura, vedete qui sulla base della maglia alta. Faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3. Carico il filo, adesso andiamo a chiudere tutta la punta della foglia. Quindi salto l'arco, vado sulla prima maglia alta e chiudo metà. Carico il filo, vado sulla seconda maglia alta, chiudo metà. Carico il filo, vado sulla terza, che erano le 3 maglie alte chiuse insieme sottostanti, e chiudo metà. Carico il filo, vado nella seguente maglia, chiudo metà, vado, carico il filo nell'ultima, sono 5 in tutto e chiudo metà, vedete? 1, 2, 3, 4 e 5. E adesso chiudo tutto insieme. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Andiamo sull'albero della vita. Carico il filo, salto questo arco, salto questo picciolino, vado nel, vedete, tra un picciolino 1 e 2 in mezzo e faccio la maglia alta. Il mio picciolino, 1, 2 e 3, lo chiudo, 2 catenelle di separazione, carico il filo, salto il picciolino, vado in questa catenella prima delle maglie alte e faccio la maglia alta. Il mio picciolino,
2 catenelle di separazione, carico il filo, vado sulle maglie, in queste 2 maglie alte che sono il centro della nostra pianta, dell'albero della vita, e faccio 2 maglie alte, uno nella prima e uno nella seconda. 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado direttamente nello spazio subito dopo, vedete, alle maglie alte, e faccio la maglia alta sempre col mio picciolino sopra, 2, 3, lo chiudo, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, carico il filo, sorpasso il picciolino, vado in centro tra i due, vedete, 1 e 2, qui in centro, e faccio la maglia alta il mio picciolino sulla sua base, sulla chiusura, chiusa con la mezza maglia bassa. Mi fermo perché devo prendere il filo. Qui abbiamo finito l'albero della vita, adesso andiamo a chiudere, vedete, andiamo a chiudere l'altra foglia, quindi faccio le 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, carico il filo e vado a chiudere a metà la prima, chiudo metà, carico il filo, chiudo metà la seconda, carico il filo, chiudo metà la terza, carico il filo, chiudo metà la quarta, carico il filo, chiudo metà la quinta ultima e chiudo tutto insieme, e di nuovo con le 3 catenelle di separazione vado a fare l'altro albero della vita, continuo il giro fino alla fine dei vostri motivi. Prima di continuare vi dico che questo giro, che corrisponde appunto a questo giro, è la rifinitura, vi faccio vedere un attimo, della parte, della fine di una parte, adesso lo vado a prendere, della stola. Vedete che qua, vedete, questo è il giro in cui mi sono fermata da una parte, per poi dopo ci riattichiamo dall'altra. Però ho aggiunto, vedete, un picciolino sulla punta della foglia. In questo caso, quando avrete chiuso insieme le 5 maglie alte, non vi resta altro che nell'ultimo giro, rimane tutto uguale, ma aggiungete un picciolino qua sulla punta, quindi andate a fare le 3 catenelle e lo andate a chiudere, vedete, con la mezza maglia bassa qui sulla punta, tutto qui, e poi continuate con le 3 catenelle, 1, 2 e 3, e continuate, vedete, la lavorazione. Ok, qui vedete che non c'è e qui c'è. Ok, è piccolino, però serve, è necessario per dare la finitura perfetta. Per chiudere il nostro giro, le 3 catenelle dopo le maglie chiuse insieme, carico il filo, qua abbiamo 2 picciolini, vedete, vado in mezzo, nello spazio in mezzo, faccio la maglia alta, il picciolino, 1, 2, 3, lo chiudo, faccio 2 catenelle di separazione, carico il filo, vedete che qua c'è un arco, vado nella prima catenella di questo arco dopo il picciolino e faccio la maglia alta, e poi faccio il mio picciolino solito e lo chiudo sulla base della maglia alta appena lavorata, faccio le 2 catenelle, carico il filo, vado nella catenella subito dopo, seguente, e chiudo il mio giro con la maglia alta. Giriamo il nostro lavoro. Ecco, non preoccupatevi se vedete che il lavoro, vedete qua, sembra che faccia difetto, ma poi quando proseguiamo con la lavorazione, che andiamo a chiudere le foglie, proseguiamo, questo va a posto, si indrizza, quindi tranquille. Allora, cominciamo un altro giro. Adesso andiamo a lavorare la stessa cosa che abbiamo fatto nel giro precedente, quindi ci alziamo con le 5 catenelle, 3 che sostituiscono la maglia alta più 2 di separazione, carico il filo, entro nel primo spazio subito dopo e faccio la maglia alta col picciolino, 1, 2, 3,
lo chiudo, 2 catenelle di separazione, carico il filo, vedete vado tra i due pipiolini nello spazio tra 1 2 qua in mezzo, è uguale dell'altro, diciamo l'albero della vita, vedete, lavoriamo l'altro giro sottostante il nostro pipiolino. Sì, una volta capito il meccanismo poi è facile. Ecco, a questo punto qui abbiamo chiuso la foglia, dobbiamo passare direttamente a lavorare sull'altro albero della vita. Quindi faccio 5 catenelle di separazione, 1 2 3 4 5, salto l'arco, i due archi 1 e 2, salto il pipiolino, vedete che qua c'è uno spazio tra i due pipiolini, carico il filo, vado a fare lì la mia maglia alta col mio pipiolino sopra, è uguale come il giro sotto la costruzione di questo albero della vita. 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado nello spazio seguente sorpassando il pipiolino, faccio la maglia alta con il mio pipiolino, due catenelle di separazione, carico il filo, vado sulle due maglie centrali e faccio le due maglie alte, una e due, una per ogni maglia alta sottostante, 2 catenelle di separazione, carico il filo, entro nello spazio subito dopo, faccio la maglia alta col pipiolino, 1 e 2 e 3, scusa, e vado a chiuderlo, qualche paperetta intanto la faccio, 2 catenelle, carico il filo, vado qua nello spazio tra un pipiolino e l'altro e faccio l'altro, vedete, l'altra maglia alta col pipiolino, 2 3 e abbiamo fatto anche questa. Adesso andiamo a fare le 5 catenelle di separazione, queste qui che abbiamo lavorato, vedete l'arco grande, e andiamo a lavorare sull'altro albero della vita. È veramente spettacolare questo motivo, l'ho trovato per caso su Pinterest, ma è veramente bello. Allora adesso vedete, vi faccio vedere a lavorare, a chiudere qui col mezzo motivo. Ho fatto le 5 catenelle, carico il filo, vado sui due, vedete nei due pipiolini, qua c'è uno spazio in mezzo, faccio la maglia alta, il pipiolino, 2 3, lo chiudo, 2 catenelle, sorpasso il pipiolino, carico il filo, vado nella prima catenella subito dopo e faccio una maglia alta con il suo pipiolino, lo chiudo, 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado nella catenella seguente e chiudo il giro con la maglia alta. Ecco, giriamo il nostro lavoro. Ultimo giro di pipiolini dell'albero della vita. Mi alzo con 5 catenelle, 3 che sostituiscono la maglia alta più 2 di separazione, carico il filo, entro subito nel primo spazio che incontro, faccio la maglia alta col suo pipiolino, 1 2 e 3 e lo chiudo e mi fermo lì, perché nell'ultimo giro ci abbiamo solo un pipiolino. 6 catenelle di separazione, 1 2 3 4 e 5, carico il filo, salto tutti i miei pipiolini, qui avevamo le 5 catenelle tra un albero della vita e l'altro, entro nella terza che è il centro e faccio una maglia alta, 6 catenelle di separazione, 2 3 4 5 6, andiamo sull'albero della vita, carico il filo, salto il pipiolino, il primo, salto questo arco, salto il secondo pipiolino, vado nello spazio subito direttamente vicino alle due maglie alte e faccio la maglia alta, il pipiolino, 3 catenelle chiuso con la mezza maglia bassa, 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado a lavorare queste due maglie alte, una maglia alta su ogni maglia alta, una e la seconda nell'altra, nella seguente,
2 catenelle di separazione, carico il filo, vado nello spazio subito qua vicino alle maglie alte, faccio una maglia alta col suo pipiolino, 1 2 3, lo chiudiamo e da qui vado a fare di nuovo le 6 catenelle. Quindi, perché mi ha detto che nell'ultimo giro c'era solo un pipiolino per parte, quindi faccio 2 3 4 5 6, carico il filo, vado nella terza catenella di queste 5 e faccio la maglia alta, 6 catenelle di separazione, 3 4 5 e 6, e vado di nuovo a lavorare sull'albero della vita. Salto i 2 pipiolini, vado vicino qua all'arco, vicino alle maglie alte centrali, e faccio la mia maglia alta, il pipiolino, 2 3, lo chiudo, 2 catenelle, le maglie alte sulle maglie alte, così via fino alla fine dei miei motivi. Terminiamo il nostro giro, ho fatto, vedete, le 6 catenelle, carico il filo, salto il primo pipiolino, salto il secondo, vado nella catenella subito dopo il secondo e faccio una maglia alta, un pipiolino, 1, aspettate, sono ingarbugliata, 1 2 3, lo chiudo, faccio le 2 catenelle, carico il filo e chiudo il giro con una maglia alta nella catenella seguente. Ecco qua. Giriamo il nostro lavoro. Ora facciamo l'ultimo giro del motivo, dopodiché riprenderemo vedete, dal primo qua. Allora mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta più 9 di separazione, quindi inizio con 12 catenelle, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, carico il filo, salto il pipiolino, vado qua, vedete, direttamente su questa maglia alta e faccio una maglia alta, 9 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9, carico il filo, salto il pipiolino, questo, vado, vedete qua dove ci sono le 2 maglie alte in mezzo ai 2 pipiolini, queste 2 le chiudiamo insieme, qui carico il filo, chiudo metà la prima, carico il filo, chiudo metà la seconda. Quindi dove c'è la maglia alta, dove c'è le 2 maglie alte le chiudiamo insieme. 9 catenelle di separazione, 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9, carico il filo, vedete, vado sulla maglia alta e faccio la maglia alta, 9 catenelle, sempre 9 di separazione, 2 3 4 5 6 7 8 9, carico il filo, c'è qua un peletto, vedete, vado qua sulle 2 e faccio, le chiudo insieme, quindi chiudo metà la prima, chiudo metà la seconda, e continuate a lavorare tutti i vostri motivi in questo modo. Chiudiamo il giro lavorando le 9 catenelle, 2 3 4 5 6 7 8 e 9. Qui avevamo le 5 catenelle, carico il filo, salto 2, vedete qua alla fine dopo il pipiolino, vado nella terza e chiudo il giro con la maglia alta. Ecco qua. Vediamo il lavoro, guardate che spettacolo, aspetta che lo apriamo un po' bene, guardate. Adesso andiamo a ricominciare con il primo giro, però ve lo faccio rivedere per adattarlo al motivo, perché qua l'abbiamo adattato alla catenella d'inizio, ma qua la dobbiamo riagganciare, riattaccare al motivo. Allora, quando e quindi tutte le volte che ricomincerete il motivo, farete come segue. Mi alzo con 4 catenelle, 3 sostituiscono la maglia alta, 1 di separazione, ok? Carico il filo, salto 3 maglie di base, 1 2 3, andiamo sulla quarta,
e facciamo una maglia alta. Io ho preso solo il lurex, aspettate un attimo, 1 2 3 4, ecco qua. Carico il filo, maglia alta sulla maglia seguente, sulla catenella seguente. Carico il filo, maglia alta sulla maglia seguente. Infatti prima avevamo fatto noi 9 catenelle perché andavano lavorate queste 3 in 100, si saltano 3 e rimangono 3 dall'altra parte. 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5. Carico il filo, vedete, vado qua sulla maglia alta e faccio la maglia alta. 5 catenelle, 2 3 4 5, carico il filo. Qui abbiamo le 9 catenelle, salto 1 2 3, nella quarta vado a fare la maglia alta. Maglia alta nella maglia seguente, seconda, la terza maglia alta nella maglia seguente. 3 catenelle di separazione, 2 e 3. Salto le maglie alte chiuse insieme, vado sull'altro arco grande di 9 catenelle, carico il filo, salto 1 2 1 2 3, nella quarta vado a fare la maglia alta. Seconda maglia alta nella catenella seguente, terza maglia alta nella catenella seguente. 5 catenelle di separazione, 2 3 4 5, vado sulla maglia alta e faccio la maglia alta, e così fino alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, ho fatto le 6 catenelle, vedete? Qui avevamo le 12, scusate, le 12 catenelle. Allora vi faccio vedere. Salto, carico il filo, salto le prime 3, 1 2 3, vado nella quarta e faccio una maglia alta, vado nella quinta e faccio una maglia alta, scusate, mi è scappato, nella quinta la seconda maglia alta, vado nella sesta, faccio la terza maglia alta. Faccio una catenella di separazione, carico il filo, salto altre 3 catenelle, 1 2 3, e nella quarta vado a chiudere il mio giro con una maglia alta. Ecco qua. Allora, sono ripartita col mio motivo. Questo che abbiamo appena lavorato adesso, questo qui, è il primo che abbiamo lavorato sulla catenella. Non vi resta altro che proseguire la lavorazione. Sapete, se vi ricordate, il secondo giro era quello uguale al primo, e poi andate avanti fino ad arrivare, adesso prendiamo la stola, alla ripetizione dei motivi che equivalgono alla metà del vostro lavoro in lunghezza, cioè in larghezza. Vi fermerete, come vi ho detto prima, nel giro dove chiudete tutta la foglia con le 5 maglie alte così insieme, aggiungendo il pipiolino, vedete, sulla punta. Una volta che avete fatto la metà, girate il vostro lavoro. Adesso andremo a lavorare direttamente sulla stola, vedete, giriamo il nostro lavoro e cominceremo a lavorare dal secondo giro, perché questo qua è quello centrale. Lavoreremo dal secondo giro, che comunque è sempre uguale a quello che abbiamo, quindi non ci resta altro che riattaccarci e continuare come abbiamo appena lavorato, lavorando un giro uguale su questo qui, in senso, diciamo, come se guardate uno specchio. Ecco, io adesso ho preso dalla parte, tanto questo è un lavoro in giro di andata e ritorno, ho preso dalla parte dove c'è la catenella sul diritto, che si fa meglio, faccio il mio nodo d'inizio e entro qui dove c'è questo il filo dell'inizio, nel primo punto lavorato, vedete,
e entro col mio nodo d'inizio. Adesso ormai sicuramente avete già imparato anche a memoria il motivo, quindi andrete velocissime. Dentro e comincio la mia lavorazione, quindi faccio le 4 catenelle che sostituiscono 3 la maglia alta più una di separazione, carico il filo e faccio da specchio, quindi vedete vado sulle maglie alte dove c'è la catenella qua e lavoro le 3 maglie alte, 1, 2, state morbidine questo giro, e 3. Qui abbiamo le 5 catenelle, quindi faremo le 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Vado sulla maglia alta e faccio la maglia alta. Ok. Qui abbiamo le 5 catenelle e faccio le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Qui abbiamo le maglie alte e faccio le maglie alte e lavoro così fino alla fine del giro, rispettando la lavorazione che mi trovo. E così via. Ecco, vedete che sono alla fine del giro, faccio la catenella, carico il filo, salto una catenella, vado nella prossima e chiudo il mio giro. Vedete che non si vede niente della giuntura perché avete fatto la catenella d'inizio morbida. Adesso girate il lavoro e continuate con la lavorazione solita del motivo, come vi ho già, come se doveste iniziare da capo, come quando abbiamo appunto iniziato da capo col tutorial. Continuate lavorando, io vi ho detto che avevo fatto, adesso non mi ricordo, quindi finisco questo motivo che equivale a questo e poi faccio altri, nel mio caso 1, 2, 3, 4 e 5, finendo col giro che vi ho detto. Una volta finita la stola non vi resta altro che diciamo fare una piccola rifinitura sui lati lunghi, perché insomma così non sta molto bene, poi va anche a gusto, però io preferisco rifinire le cose. Fate il nodo d'inizio, vedete questo mezzo albero della vita, qui c'è il pipiolino, qua c'è l'arco finale, qui c'è un altro arco, vedete. Entriamo in questo arco col nodo d'inizio e da qui cominciamo, fermiamo con una catenella, vedete, a fare dei piccoli archi con dei pipiolini. Allora non c'è una regola qua, dovete fare dei pipiolini, degli archi come vi pare, cioè della misura che vi piace, e a metà ci mettete il pipiolino. Dovete fare, insomma, regolarvi un po', vediamo, facciamo 2 catenelle, un pipiolino, vediamo, no, viene troppo, facciamo una catenella che l'avevamo già fatta qua, ok? Sì, allora 2 vanno bene, erano 3. Facciamo 2 catenelle, facciamo un pipiolino, 1, 2, 3. Cos'è successo qua? 3. Contiamo le 3 catenelle tornando indietro, mettiamo l'uncinetto nella seconda catenella, lo chiudiamo. Vedete, poi facciamo altre 2, lo chiudiamo con la mezza maglia bassa, come fare il pipiolino. Facciamo altre 2 catenelle, vedete? E vediamo più o meno, per esempio io qua potrei andare direttamente nell'arco dopo e fare una maglia bassa. Ok, vedete? E poi ricomincio, vediamo. 1, 2, facciamo 5, 3, 4 e 5 nella quarta, quindi salto 3 catenelle, nella quarta la vado a chiudere il mio pipiolino con mezza maglia bassa, faccio le altre 2 catenelle, vediamo, proviamo ad andare nel prossimo spazio e può andare bene. Poi però ci sono degli spazi
No, secondo me, guardate, potete fare così, cioè semplicemente andando in tutti gli spazi, proviamo ancora, secondo me viene bene. Quindi 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Andiamo nella seconda che abbiamo lavorato e chiudiamo il picciolino e facciamo 2 catenelle. Proviamo ad andare anche nel prossimo arco lavorato. Vediamo. Io direi che si possa fare in tutti gli archi, perché comunque è sempre stato finito il giro con le maglie alte. Vedete che viene bene. Quindi sui 2 lati lunghi andrete a fare semplicemente questa lavorazione. Dopodiché questa stola la potete indossare. Forse potrebbe anche darsi che faccio un cappellino sempre però con una texture molto leggera da abbinare, che più che scaldare è una cosa, un accessorio di bellezza, ma non lo so, devo vedere. Io vi ringrazio di avermi seguito fino alla fine di questo tutorial e vi do un grande abbraccio e vi dico, speriamo che mi seguite ancora alla prossima. Ciao ragazze, grazie.